Qui su si può anche ammirare una delle caratteristiche che ci fanno dire con assoluta sicurezza che stiamo calpestando l'antica via Minerva, perché se vi affacciate potete vedere benissimo come è stata strutturata il muro portante di questa strada, con il consueto modo di realizzare il muro che è tipicamente romano. Questo che si può ammirare è il lavoro fatto dalla sovrintendenza per quanto riguarda l'approfondimento del tratto di strada che stiamo percorrendo, per tentare di avvalorare e certificare quello che oggi noi sappiamo, che stiamo parlando e stiamo camminando sull'antica via Minerva, che era quella che veniva da Nocera, attraversava Stabia e collegava tutto il territorio fino al Tempio di Minerva. Per cui noi abbiamo possibilità di comprendere non solo la larghezza ma anche le varie stratificazioni che hanno riguardato appunto questa strada, che è meglio chiarire vedendo il punto terminale, perché è quello veramente più interessante. Allora, siamo arrivati al punto più importante di tutta l'area, è un punto davvero ricco di storia, che è la cui fondazione come tempio di Atena si perde nel periodo della prima colonizzazione greca di tutta l'area. Ricordate tutti che la prima colonia greca è Cuma e sapete che questa zona geomorfologicamente divide il Golfo di Napoli dal Golfo di Paestum, dove la città di Paestum, l'antica Posidonia, è appunto un'altra delle città più significative. Passare lo stretto, quindi che va da un golfo a un altro, attraversare le correnti che in questa zona, le bocche di capre, sono difficili da attraversare, hanno permesso ai greci di poter utilizzare nella loro colonizzazione non soltanto urbanistica, territoriale, ma anche culturale, di far idealmente posizionare le sirene in questa zona e di volere che Ulisse, dopo aver superato le sirene, abbia edificato un tempio consacrandolo appunto ad Atena, la quale Atena ha delle caratteristiche peculiarissime. È una divinità che abbandona i tratti squisitamente guerrieri, benché ne mantenga gli elementi, ma che si avvicina e vuole essere la dea capace di poter far superare situazioni difficili, momenti difficili, quelli che Boccaccio ci ha insegnato essere l'industria umana, una cosa squisitamente umana, e che non a caso in una delle novelle del Decameron cita questo passaggio in onore del tempio. Come avveniva l'omaggio alla dea, le navi che passavano qui versavano nel mare vino pregiato e ammainavano le nevi. Un gesto questo che è ricordato ed è perpetuato fino ai giorni nostri, quando i capitani delle navi o le persone che sono abituate a navigare suonano la campana mentre passano in questa che da sempre è stata considerata un'isola. Tutta la penisola sorrentina ha sempre vissuto come un'isola, vivendo in simbiosi con il mare e attraverso il mare. Perché quando è cambiato il nome, il tempio di Atena di fondazione greca attraversa dei mutamenti. Sappiamo, grazie al ritrovamento di un'iscrizione osca da parte del professor
russo e da parte del dottor Coppola. Questa zona è stata anche amministrata da 3 medices, che sono 3 figure come se fossero dei potestà, dei sindaci di quelle che erano le città osche, non organizzate come uno stato, le quali hanno appaltato e collaudato un secondo approdo per questa zona e che metteva in comunicazione con la mia Minerva. Ebbene, quindi questa zona prevede 2 approdi, uno qui e quello di questo versante qui comunica con parte della via Minerva che abbiamo attraversato. Successivamente sappiamo che l'imperatore Augusto divide tutto il territorio, tra cui anche il territorio sorrentino, dandolo ai suoi soldati, con l'unica condizione di non toccare quello che era chiamato il promontorio Minerva, cioè esattamente qui, questa zona qua. Che altro poter dire di significativo? Quello che poi è diventato il mistero di Punta Campanella, il cui nome si deve soltanto probabilmente in ricordo questo è quello che dice la leggenda, che in seguito alla devastazione, alla razzia dei pirati turchi e dell'invasione di Sorrento, questa nave, questa galera che portava la campana della Basilica di Sant'Antonino non riuscì a attraversare lo stretto qui, se non dopo aver gettato a mare la campana, e per cui si ode, la gente dice che ode il suono della campana provenire dal mare. Da quel momento il promontorio di Minerva si è cominciato a chiamare Punta Campanella. Il mistero che aleggia in questa zona è un mistero archeologico, storico, ma anche culturale, perché poiché non sappiamo dov'è realmente l'ubicazione di questo tempio greco, si sono succedute nell'epoca altre 2 grandi strutture che sono state qui. Una è una villa romana. Sappiamo che tutta la zona della penisola, fino anche tutto il golfo, era circondato da queste enormi ville per l'ozium romano. L'ozium prevedeva il fatto che il proprietario potesse occuparsi dell'anima e non del nec otium, del volgare lavoro. Ebbene, noi possiamo intravedere nella struttura di questa pianta il fatto che ci fosse una grandissima struttura in 5 terrazzamenti che costituiva una immensa villa. Di chi poteva essere questa villa? Certo non una villa per lo spirito, ma molto probabilmente questa villa era o ospitava una guarnigione militare, perché i fatti storici ci fanno pensare che la costruzione della villa coincide con lo spostamento della sede imperiale da Roma a Capri con Tiberio, il quale voleva costruire le 12 ville a Capri, ne costruisce quella che lui abita e che preferisce Villa Iovis, che è esattamente di fronte. Il che ci permette anche di giustificare i reperti che sono stati ritrovati qui. Sono reperti squisitamente greci afferenti al tempio, e si parla di teste votive, di suppellettili votive che raffigurano la Minerva, che ha caratteristiche peculiarissime. Ha un elmo che non ricorda affatto quello militare, addirittura ha anche degli orecchini. È un misto tra una divinità femminile e la dea Atena originale, con lo scudo e con la lancia. Sono state anche recuperate altri
reperti come per esempio delle monete, il cui retro reca la scritta Irndi, il cui toponimo non è stato né individuato né approfondito per poterlo spiegare come sede di una zecca o come afferente a un'altra parte nel circondario che fosse titolare del commercio di queste monete. La struttura che attualmente è il sito è sotto oggetto di studi della sovrintendenza ha messo in luce questi grandi 5 terrazzamenti, i quali sono stati oggetto di ulteriori deturpazioni. 2 parole per quanto riguarda la torre che vedete qui. La torre il primo nucleo della torre è del 300 di Roberto d'Angiò, che edifica una torre simile anche sull'isolotto dei Galli, il Gallo Lungo. Siamo nel periodo in cui ci sono le invasioni e i corsari saraceni. Successivamente, nel 1500, dopo la devastazione di Sorrento, il viceré di Napoli decide di munire tutta la costa di strutture di avvistamento, la qual cosa fa rimodificare completamente la vecchia torre, facendola assumere le caratteristiche che potete vedere. Probabilmente l'ubicazione originale del tempio di Atena era lì dove oggi sorge la torre. Questo tempio di Atena che era diventato così popolare che fungeva da punto di riferimento sulle carte militari. Abbiamo una copia, la carta peutingeriana medievale, che è una copia di uno stradario romano. Ebbene, è segnato l'Ateneum è segnato come un punto di riferimento. Quindi dopo il 500 abbiamo altre 2 devastazioni. Una è l'esercito di Murat che sta combattendo contro Capri e decide di impiantare qui delle postazioni, 2 postazioni per condurre la guerra contro la flotta inglese. Successivamente, siamo nel periodo delle 2 guerre mondiali, vengono impiantati qui 2 altre postazioni per antiaeree, e successivamente negli anni 70 si erige quella che era anche nelle foto la casa del guardiano del faro, abbattuta e ricostruita negli anni 70, e il che ha completamente distrutto tutti i resti che potevano testimoniare la grandiosità di questa villa, resti che si possono intuire non soltanto da quello che rimane nella struttura, ma da alcuni reperti fotografici. Berardo Filangieri aveva scattato delle foto qui. Potete vedere che in questa zona ci sono delle grandi strutture murarie che non ritroviamo attualmente più. L'ultima parte da dire è l'importanza di questa via Minerva, perché la via Minerva era quella che veniva da Nocera, attraversava Stabia e arrivava fino al tempio qui. Questa qua è la via Minerva originale, il tratto che noi chiamiamo la strada di via Punta Campanella, ma come si vede la strada arrivava fin qui a terra. Tutto il percorso che invece vediamo all'interno, con la presenza di scale, copre uno dei terrazzamenti di questa grandiosa villa. I resti di questa strada sono facilmente intuibili, venuti alla luce nel 1987 grazie anche agli scavi dell'Archeoclub, condotti con la sovrintendenza dell'Archeoclub, e che rendono questo sentiero incredibilmente interessante per la storia nazionale e la storia dell'impero romano, ma nella nostra storia culturale, poiché molti miti e molte tradizioni cristiane rispettano invece tematiche che vengono da questo periodo. La presenza ancora di strutture affrescate è facilmente intuibile già vedendo, ad esempio, questi, ma meglio ancora dall'altra parte.
Così, ti è piaciuto? Ottimo.